Ciao Luca, Ciao Maria, come stai? bene, e tu? Com'è andata la tua vacanza al mare? Molto bene. Sono stato al mare in Sardegna. Che bello, raccontami come si sta. Beh, devo dire che si sta proprio bene. Si va al mare, ci si rilassa e ci si diverte molto. Sono tutti gentili, si va in giro in bicicletta, si beve tanto e si mangia molto bene. Spesso si sta a tavola per delle ore. Si esce quasi tutte le sere. Si canta e si balla fino a tardi. Non ci si annoia di certo. La mattina ci si alza un po' tardi e si va in spiaggia di nuovo. Ma ho saputo che anche tu sei stata in vacanza. Raccontami. Sì, sono stata in un piccolo paese di campagna in Toscana per qualche giorno. Appena si scende dal treno, ci si sente già immersi in un'atmosfera magica. Ci si incontra nell'antico bar della piazza e si passeggia per le piccole vie del centro. Si può entrare nelle botteghe artigiane. Si cammina per i campi verdi. Si entra nel fitto bosco e si può mangiare sul prato. In quell'ambiente si è tranquilli e rilassati. Si diventa subito calmi. La sera ci si riunisce nella piazzetta del paese o si va nel piccolo cinema a vedere un film. Poi ci si saluta e si torna nelle piccole casette in pietra. È stata una vacanza senza stress, molto rilassante. Che bei ricordi! La prossima volta possiamo organizzare una vacanza insieme. Let's see when we use si impersonale. Si impersonale is used when there is no precise subject. We want to express a generic subject. The meaning is people, everybody. It is commonly translated in English as one. For example, if I say in Italia si mangia bene, the meaning is in Italia people eat well. Once eats well. Everybody
eat well. Let's see how to use it. We form si impersonale using the impersonal pronoun si plus the third singular person of the verb, lui, lei. For example, in estate si va al mare. In questo albergo si dorme bene. Va, dorme is the third singular person of the verb at the present tense. As you can see, there is no expressed direct object in these examples. Otherwise, we are talking about si passivante. We will talk about it in another lesson. Just to give you an example of the difference between si impersonale and si passivante, a sentence in the impersonal form is in Italia si mangia bene. As you can see, there is no expressed direct object. But, for example, in the sentence in Italia si mangia la pizza, there is a direct object expressed, la pizza. So, in this case, we are talking about si passivante. Another example could be in Italia si mangiano gli spaghetti. In this case, there is an expressed direct object, gli spaghetti. So, also in this case, we are talking about si passivante. In the impersonal construction si è plus adjective or si diventa plus adjective, the adjective is always masculine plural. For example, si diventa grassi, si è nervosi, in estate si è felici. The impersonal form in the passato prossimo is always built with the auxiliary essere, even with transitive verbs that would normally have the verb avere. For example, the verb mangiare in the passato prossimo is ho mangiato. But if I want to do the impersonal form is si mangia in the present tense, si è mangiato in the passato prossimo. So I'm using essere as auxiliary. I can use the impersonal form in all other tenses. For example, in the future, in futuro si andrà sulla luna. Or with the imperfetto, 100 anni fa si andava a cavallo per le città. I can use it also with modal verbs. Si può fare, for example, or si deve chiedere. So I use the third singular person of the modal verb and then the infinitive. When we use a reflexive verb in the impersonal form, we have to make a modification in order to avoid the repeating of si. For example, vestirsi. The third singular person is lui, lei, si veste. So the impersonal form would be si veste. But as you can see, in this case we would repeat twice si. Si veste. To avoid this, we change the first si, which is the impersonal pronoun si, in ci. So we would say the correct form is ci si veste. Let's take another example. Svegliarsi. The third singular person is lui, lei, si sveglia. The impersonal form is ci si sveglia.
Se ti è piaciuta questa lezione iscriviti al canale, metti un bel like e condividi il video. Ci vediamo alla prossima lezione.